Ciao a tutti homebrewers e appassionati! Oggi riprendo la serie di video su come fare la birra in casa, proseguendo con l'approfondimento sulle materie prime. Nei due video precedenti avevo parlato nel dettaglio dei malti base e dei malti speciali. Adesso tocca all'altro protagonista senza il quale gran parte delle birre che oggi conosciamo non sarebbero certamente le stesse: il luppolo. Il luppolo, dal nome scientifico Humulus lupulus, è una pianta erbacea perenne della famiglia delle cannabacee, nelle cui specie femminili, dai fiori, detti coni, si estraggono sostanze aromatiche ed amaricanti che hanno trovato applicazione nella birrificazione. A differenza del malto, il luppolo è arrivato molto dopo nella storia della birrificazione. Delle fonti citano la sua coltivazione dall'VIII secolo d.C. e risulta il suo impiego nella produzione della birra tra il XII e il XIII secolo. Prima del luppolo si utilizzava, e si continuò ancora per molto a farlo, il gruit, un mix di erbe e spezie che aveva il compito di aromatizzare e ammorbidire il carattere spesso selvaggio e acido delle birre dell'epoca. Oltre agli aromi, il luppolo aveva qualcosa in più di molto rilevante, cioè delle proprietà conservanti e stabilizzanti, era efficace nel prevenire infezioni da lattobacilli e teneva a bada vari microrganismi, permettendo ai ceppi di Saccharomycetes di fare meglio il loro compito. Permetteva inoltre di conservare la birra più a lungo, donava profumi e note aromatiche particolari, diverse in base alle varietà, e infine conferiva l'amaro, che serviva a bilanciare la base dolce proveniente dal malto. Divenne presto quindi la prima scelta tra le erbe per aromatizzare la birra, tanto da venir citata nell'editto di purezza bavarese come esclusivo ingrediente ammesso per la birrificazione insieme al malto d'orzo e all'acqua. Per quanto riguarda la sua composizione, ci interessa principalmente sapere che nelle infiorescenze femminili, dette coni, troviamo resine e oli essenziali. Nelle resine abbiamo gli alfa-acidi, che sono quelli responsabili della maricatura e sono sempre indicate in valore percentuale nell'etichetta del luppolo che acquistiamo. Ogni varietà ha un range e ogni annata può variare leggermente all'interno di quel range. È un parametro indispensabile da conoscere se dobbiamo scrivere una ricetta. Gli alfa-acidi più noti sono l'umulone, coumulone e adumulone. La loro estrazione avviene con la bollitura, grazie alla temperatura. Essendo infatti insolubili, il calore permette l'isomerizzazione degli alfa-acidi in isoalfa-acidi, che li rende solubili nel mosto. La percentuale di alfa-acidi presente e il tempo di contatto con il mosto caldo o bollente, in genere sopra gli 80 gradi, determina la quantità di amaro estratto, che si misura con la scala internazionale dell'amaro, che è detta IBU. I beta-acidi invece hanno un potere amaricante molto inferiore e vengono parzialmente isomerizzati in bollitura, per cui non se ne tiene conto per il calcolo degli IBU. Oltre alle resine, nel luppolo troviamo gli oli essenziali, un gruppo più ampio di molecole responsabili principalmente degli aromi veri e propri del luppolo. Sono presenti in percentuali molto basse, tra lo 0,5 e il 3%, e non sono in genere indicati in etichetta. Bisogna conoscerli quando si vuole scegliere una varietà di luppolo in particolare. Li possiamo trovare nella scheda tecnica del produttore. Si stima che ne esistano centinaia, quelli più importanti sono poco più di 10. A differenza delle resine, gli oli essenziali si solubilizzano molto più facilmente anche a freddo, ma sono molto più volatili, motivo per cui, se aggiunti in bollitura, tendono a volatilizzare nel tempo. Infatti gli oli del primo luppolo aggiunto a inizio bollitura andranno a volatilizzarsi totalmente, non contribuendo quindi a conferire alla birra profumi e sapori particolari. Invece quelli aggiunti nelle ultime fasi di bollitura o a freddo, che non contribuiranno invece all'amaro, riusciranno a cedere in modo più incisivo i loro oli essenziali. Tra i più noti troviamo l'umulene ed il mircene. Il mircene conferisce un aroma definito resinoso, l'umulene va sull'erbaceo, legnoso e speziato. Altri oli sono responsabili degli aromi agrumati citrici, come il geraniolo, floreali come il cariofillene, o possono ricordare frutti tropicali
Alcuni oli essenziali possono contenere zolfo, che è responsabile di certi aromi a volte sgradevoli che il luppolo può tirar fuori, aromi che ricordano verdure cotte, aglio o gomma bruciata, ma possono anche dare gradevoli note floreali e fruttate. Un difetto derivato dai composti solforati è quello del light struck, cioè il colpo di luce, in cui i raggi UV a contatto relativamente prolungato con la birra finita vanno a ossidare queste molecole trasformandole e liberando dei sentori sgradevoli definiti di puzzola. Con la bollitura questi composti vengono degradati, per cui i difetti imputabili allo zolfo possono venire fuori soltanto se il luppolo è stato aggiunto a fine bollitura o a freddo. Oltre alle resine e agli oli nel luppolo troviamo anche dei carboidrati come cellulosa e carboidrati fermentabili insieme a enzimi e proteine. Le proteine sono quelle responsabili della torbidità in birre molto luppolate. Esistono oggi tantissime varietà di luppoli in base al territorio d'origine, che è un elemento molto caratterizzante alcune varietà che crescono e raggiungono le loro caratteristiche in un determinato territorio. Definiti nobili per via di un rapporto tra alfa e beta acidi prossimo a 1, sono luppoli coltivati da antica data nel continente europeo, presenti in Germania, Repubblica Ceca, sono varietà dal basso contenuto di alfa-acidi e dagli aromi definiti speziati, floreali e terrosi. Sono varietà ampiamente utilizzate in birre a bassa fermentazione, troviamo le varietà tedesche come Hallertauer, Spalt, Tettnanger, Perl, il famoso Satz ceco e anche luppoli polacchi Lublin, Marinka e Sibilla. Molto note sono invece le varietà inglesi dagli aromi erbacei, terrosi e a volte agrumati come East Goldings, Target ed il Fagol, dal quale poi sono nati diversi incroci con luppoli americani che hanno avuto molta fortuna. Questi luppoli sono la prima scelta per gli stili britannici, dalle Golden Ale alle English IPA, passando per le bitter, dalle mild alle porter e i barley wine. Dagli incroci con alcuni luppoli inglesi sono diventati famosi i moderni luppoli americani. Partendo dalla costa ovest troviamo luppoli con elevate percentuali di alfa-acidi e anche ricchi di oli essenziali differenti dai più comuni europei, come il Cascade, il Chinook, il Citra, Simcoe e Mosaic tra i più noti. Questi vantano aromi che vanno dal resinoso all'agrumato fino alla frutta tropicale, come mango e ananas. Altre varietà fruttate molto interessanti sono ritrovabili invece in Nuova Zelanda e Australia come il Nelson Sauvin, Motueka, Rakau, Waiti. Sempre in Europa troviamo una regione particolare in Slovenia, cioè la Stiria, da cui il celebre Styrian Goldings. È una varietà che deriva da incroci con il Fagol inglese, molto utilizzato in Belgio. Sulle varietà ho scelto di tornarci poi in una serie di video appositi per poterle apprezzare meglio da vicino e conoscerle nel dettaglio. Per il momento ci focalizziamo quindi sull'utilizzo del luppolo. Il luppolo lo possiamo trovare in diversi formati, il più classico formato e tradizionale sono i coni essiccati, cioè i fiori stessi della pianta che vengono raccolti, asciugati, pressati e messi in sottovuoto per espellere più ossigeno possibile e conservarli al meglio. È un formato che può risultare oggi meno pratico, per alcuni è considerato un plus l'utilizzo dei coni. Occupano più volume, quindi riempiono il cestello più facilmente, sarebbe meglio aggiungerli liberi in pentola volendo. Trattengono molta più acqua, quindi se useremo tanto luppolo potremo perdere una certa quantità di volume di mosto assorbito dal luppolo. Nelle aggiunte a freddo possono trasferire molto più ossigeno, quindi in dry hopping hanno dei limiti effettivi. L'altro formato è il pellet, è un luppolo che viene triturato e pressato in piccoli pellet, è denominato T90 questo formato perché indica che a parità di peso con i coni è in grado di estrarre il 10% in più di amaro, o volendo dirlo in maniera diversa, ne serve il 10% in meno in termini di peso per raggiungere lo stesso livello di amaro. Infatti i software per le ricette ci chiedono se il luppolo è in coni o in pellet anche per questo motivo. Il pellet è molto pratico da utilizzare perché tende a solubilizzarsi e a sciogliersi facilmente nel mosto caldo, ma anche a freddo. Necessita di un cestello con maglie molto più strette perché tende più facilmente a passare, divenendo molto polveroso. In parte riuscirà anche ad attraversare questi cestelli, per cui un po' ce lo ritroveremo come trub. Cryo Hop.
È un formato più recente, si ricava concentrando le resine e gli oli dei fiori del luppolo, che sono quelli in giallo all'interno dei coni maturi, eliminando la parte vegetale, in modo da evitare quelle sfumature sgradevoli che possono uscire fuori da un abbondante uso di luppolo, cioè le note vegetali o astringenti. Hanno un potenziale aromatico notevole, ma possono tirar fuori un profilo diverso, più monotono. Si possono usare in accoppiata a luppoli interi o in pellet se vogliamo avere una maggiore complessità aromatica. Ovviamente è un formato pensato per aggiunta in aroma e soprattutto a freddo. Non avrebbe senso gettarlo per lunghe bolliture. È abbastanza più costoso rispetto agli altri formati e non andrebbe conservato ma utilizzato tutto nello stesso momento. Partiamo dal classico utilizzo a caldo, cioè quello che prevede l'aggiunta durante o verso la fine della bollitura. Ma prima della bollitura esiste anche un'aggiunta in ammostamento. Questa prevede l'aggiunta a temperature tra i 63 e i 78 gradi. A queste temperature gli alfacidi non si isomerizzano ancora, quindi avremo una bassissima estrazione di amaro e questo richiederebbe l'utilizzo di tanto luppolo per amaricare la birra in questo modo. Il vantaggio di questa tecnica è che esponendo i luppoli e gli enzimi dei malti si avrà una biotrasformazione di alcuni composti che sono dei precursori dei tioli. Questi verranno poi prodotti durante la fermentazione e sono in grado di enfatizzare il carattere del luppolo. Passando alla bollitura abbiamo la prima gettata per l'amaro che in genere si fa a meno 60 minuti, questo significa a inizio bollitura nella maggior parte dei casi, ma se stiamo pianificando bolliture più lunghe non ha senso comunque gettarlo subito, ma sempre negli ultimi 60 minuti, perché l'estrazione di amaro è stimata essere quasi nulla dopo un'ora. Qui il luppolo subirà l'estrazione sia degli oli che delle resine, ma gli oli volatilizzeranno del tutto, per cui non sarà un luppolo responsabile di aromi e flavor, ma solo dell'amaro. Sarebbe bene scegliere in questa fase luppoli da un valore medio-alto di alfa-acidi, per non sprecare grandi quantità di luppolo ed evitare anche altre problematiche dovute all'utilizzo di grosse quantità, come problemi nel trasferimento del mosto o elevato assorbimento di acqua, soprattutto se utilizziamo il formato in coni. Ci sono luppoli più indicati per l'amaro e luppoli polivalenti, cioè adatti per la gettata in amaro ma anche per l'aroma. Ci sono birre molto luppolate in cui oltre all'amaro si vuole spingere tanto sul flavor e spesso la gettata a meno 60 minuti viene evitata per iniziare direttamente da meno 30 o anche più tardivamente. Le gettate tardive vere e proprie invece, definite late topping, sono quelle che vanno dagli ultimi 15 minuti fino a 0 minuti, cioè il flame out, la fase in cui spegniamo la resistenza o il fornello e quindi stoppiamo la bollitura. In questa finestra temporale avremo comunque un'estrazione di amaro proporzionale al tempo in cui il luppolo rimane a bollire, ma anche di aromi e sapori. I luppoli più delicati, con gli oli molto volatili, sarebbe preferibile aggiungerli più prossimi alla fine della bollitura o allo stop. A bollitura terminata possiamo invece fare un'altra luppolatura sempre a caldo, definita hop stand, cioè appena prima che il mosto venga raffreddato. In birrificio in genere si fa durante il whirlpool, con il luppolo che rimane a contatto per 15-20 minuti con un mosto tra gli 80 e i 90 gradi. Teniamo presente che a queste temperature c'è l'isomerizzazione degli alfa-acidi, anche se in quota minore, per cui se aggiungiamo tanto luppolo e rimaniamo 10-20 minuti in questa fase, avremo un'estrazione di amaro che non dobbiamo sottovalutare. Molti software per le ricette tengono conto di questo parametro e ci permettono di impostare anche la temperatura di hop stand. In home brewing in genere attiviamo già l'elemento refrigerante come la serpentina a immersione e portiamo velocemente il mosto sotto gli 80 gradi. In questo caso possiamo lasciare il luppolo durante tutto il raffreddamento. Qui avremo la solubilizzazione soprattutto degli oli essenziali, quindi profumi e aromi, ma non dell'amaro. Sempre per estrarre gli oli essenziali nel mosto freddo post-boil esiste una tecnica un po' meno pratica in home brewing che si chiama hop back. Consiste nel far passare il mosto in un letto di luppolo fresco attraverso una maglia filtrante. In questo modo una gran superficie di mosto viene a contatto con gli oli del luppolo e contemporaneamente esce filtrato e pulito. Per quanto riguarda le quantità di luppolo da usare in aroma, quindi luppolo che non estrarrà più amaro, ci si può spingere anche tra i 3 e i 5 grammi litro. Il tempo di contatto del luppolo con il mosto non sarà molto lungo, per cui non si corrono troppi rischi se si esagera in questa fase.
Dalle tecniche a caldo passiamo alle tecniche di luppolatura a freddo vere e proprie, cioè quelle che avvengono in fermentatore durante o dopo le prime fasi di fermentazione. Viene definito dry hopping, perché in passato si era notato che aggiungendo tanto luppolo durante la fermentazione rendeva la birra più secca, quindi dry. La birra attenuava di più. Questo perché il luppolo contiene in piccola parte anche enzimi e molecole fermentescibili che andranno ad abbassare lievemente la densità finale. È considerata una tecnica relativamente moderna, ma ci sono tracce di questa pratica anche nel passato. Ci sono differenze significative nel risultato del dry hopping se questo viene eseguito durante o dopo la fermentazione. Classicamente si faceva una sola aggiunta a fine fermentazione, quando il lievito ha smesso di produrre CO2, in modo da evitare che parte degli aromi del luppolo volatilizzassero insieme al gas prodotto, e anche per evitare che il lievito metabolizzasse e trasformasse in parte i composti aromatici del luppolo. Aggiungendolo più tardi, inoltre, si può ridurre il tempo di contatto della birra con il luppolo, riducendo l'estrazione di polifenoli, che in grandi quantità possono essere percepiti come troppo vegetali o astringenti. Le aggiunte fatte nei primi giorni, invece, portano un maggiore tempo di contatto con il luppolo, ma c'è anche una maggiore volatilizzazione degli oli, soprattutto quelli meno solubili, come i terpeni, che sono quelli responsabili di aromi resinosei ed erbacei, mentre quelli che rimarranno più a lungo sono quelli degli aromi fruttati. Un altro aspetto che cambia è che molti composti verranno trasformati dal lievito, si parla di biotrasformazione, quindi gli aromi verranno modificati ma in parte volatilizzati insieme alla CO2. Quindi partendo dallo stesso luppolo, in base alle tempistiche in cui facciamo il dry hopping avremo un effetto diverso. Possiamo anche optare per due aggiunte, una a inizio e una a fine fermentazione, e combinare diversi aromi prodotti. L'aggiunta nelle prime fasi è consigliabile quando non si usano tecniche di dry hopping in assenza di ossigeno, cioè tramite contenitori in cui l'ossigeno viene spurgato e sostituito da CO2 inerte. Con i classici fermentatori siamo costretti ad aprire e inserire il luppolo. Se lo facciamo nelle prime fasi di fermentazione, nei primi 3-5 giorni, ci troveremo la birra protetta dal lievito in superficie ed essendo il lievito ancora attivo e successivamente anche stimolato dal luppolo stesso, fermentando riuscirà ad espellere il potenzialmente dannoso ossigeno che abbiamo fatto entrare. È anche possibile aggiungere insieme al luppolo un po' di zucchero come destrosio per favorire il lavoro del lievito nell'espellere l'ossigeno, ma se esageriamo ovviamente faremo volatilizzare anche più aromi. Se stiamo usando luppolo in pellet possiamo semplicemente gettarlo dentro, mentre se utilizziamo il formato in coni questo tenderebbe a galleggiare e non è l'ideale. In questo caso sarebbe meglio aggiungerlo inserendolo in un cestello in acciaio appesantito in modo da farlo sprofondare. Per quanto riguarda eventuali rischi di infezione, non essendo il luppolo sterile, i rischi sono comunque davvero bassi. La birra dovrebbe avere già un certo grado alcolico e un pH che la rende più resistente alle infezioni, e il luppolo stesso funge da conservante. Cerchiamo ovviamente di utilizzare luppolo fresco e ben conservato, o se da confezioni già aperte che non abbia preso poi umidità. Per quanto riguarda il tempo di contatto del luppolo, è stimato che il tempo minimo per far solubilizzare gli oli essenziali nella birra è di 2-3 giorni. In teoria sarebbe bene non prolungarlo troppo. Da alcuni test è emerso che anche un periodo piuttosto lungo, tra i 15 e i 20 giorni, non è tale da portare alla birra finita significativi sentori vegetali indesiderati e astringenza. Però se abbiamo un fermentatore con un fondo conico, già dopo 3 giorni possiamo spurgare parte del luppolo. Le quantità di luppolo da aggiungere in dry hopping possono essere molto variabili e dipendono non solo da quanto aroma vogliamo tirar fuori, ma anche dalla tipologia degli oli essenziali che vogliamo estrarre. Se vogliamo estrarre oli a base di terpeni ossigenati, come il geraniolo e il linalolo, l'ideale sarebbe intorno ai 2 grammi litro. Per altri oli ci si può spingere anche fino a 4-5 grammi per litro di birra. Questo perché ci sono oli che, superata una certa soglia, si saturano, cioè aggiungendo più luppolo non avremo maggiore quantità di aromi, ma solo gli effetti indesiderati della componente vegetale. Per cui è importante conoscere quali sono gli oli contenuti in quella varietà di luppolo e in che fase di fermentazione è meglio aggiungerli e in che quantità. Eccedere non è sempre la risposta migliore se vogliamo una birra molto luppolata ma anche molto piacevole. Per quanto riguarda le temperature di aggiunta, bisogna tener presente 2 punti.
Uno è che l'aggiunta a temperature ad alta fermentazione favorisce anche la solubilizzazione dei polifenoli, mentre aggiunte sotto i 10 gradi favoriscono in tempi simili la solubilizzazione degli oli essenziali e meno dei polifenoli, per cui nell'ottica di ottenere un profilo più gradevole sarebbe meglio fare l'aggiunta durante il cold crush a fine fermentazione. L'altro aspetto da considerare però è che aggiungendo il luppolo portiamo nella birra anche sostanze fermentescibili ed enzimi proprie del luppolo come le amilasi, che sono in grado di scindere le destrine presenti nella nostra birra, quelle date dai malti. Quindi un'aggiunta a temperature basse può portare materiale fermentescibile che però il lievito non sarà in grado di digerire in questa fase. E se poi la birra finirà per essere imbottigliata e rifermentata, questo materiale verrà rifermentato in aggiunta allo zucchero di priming direttamente in bottiglia, portando un rischio di sovracarbonazione e anche di gushing. Questo fenomeno si chiama hop creep. Per evitare questo problema bisogna aggiungere il luppolo a temperature da fermentazione primaria per permettere al lievito almeno 2-4 giorni di fermentare queste molecole provenienti dal luppolo. Quindi in birre che dovranno poi rifermentare dobbiamo tener conto dell'hop creep ed è meglio fare il dry hopping a temperature di fermentazione per qualche giorno e poi proseguire con un cold crush. Se invece stiamo lavorando su una birra che verrà carbonata forzatamente, finché manteniamo la catena del freddo in fusto o in bottiglia, la materia fermentescibile in più non dovrebbe provocare sovracarbonazione, ma se dovesse passare per un periodo a temperature più alte, il problema potrebbe ripresentarsi. Abbiamo visto da vicino questo ingrediente indispensabile per la birrificazione, come il composto, i vari formati e le tecniche di utilizzo a caldo e a freddo. Ma ci sono ancora tante cose da approfondire, non è facile riassumere tutto in un video. Successivamente vi parlerò quindi delle varietà più famose di luppolo, dei vari continenti e nazioni, per conoscere meglio il profilo aromatico e gli stili di birra a cui si accosta meglio ogni varietà. In un altro video invece affronterò un tema che incuriosisce molti, cioè quello della coltivazione del luppolo in casa. Se c'è qualcos'altro inerente al luppolo che volete io tratti in un altro video, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Se vi sono rimasti dubbi o domande riguardo gli argomenti trattati, scrivetemi pure qui sotto. Se il video vi è piaciuto e volete supportare questo tipo di contenuti, vi invito a lasciare un like, un hype e iscrivervi al canale attivando le notifiche se non l'avete ancora fatto. Vi invito anche a unirvi alla chat del canale su Telegram, dove si parla di homebrewing e birra in generale e condividiamo le nostre esperienze. L'ingresso è gratuito e lascio il link sotto in descrizione. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video.